Ciao a tutti, sono Ornella Piccinni, ho 30 anni e sono un'astrofisica. Sono assegnista di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e lavoro all'interno del progetto Virgo. All'interno di questo progetto, che si occupa della rivelazione delle onde gravitazionali, mi occupo di analisi dati e caratterizzazione del rumore dell'interferometro. Virgo è appunto questo progetto internazionale e insieme ai colleghi della LIGO Collaboration nel settembre 2015 abbiamo rivelato per la prima volta il passaggio di un segnale gravitazionale. È stato misurato appunto questo segnale gravitazionale andando a misurare le piccole perturbazioni dello spazio-tempo che quest'onda genera quando ci passa attraverso. È stata una scoperta scientifica molto importante sia all'interno della comunità astrofisica che fisica, tanto che nel 2017 la collaborazione ha ricevuto il premio Nobel per la fisica. Per rispondere alla domanda perché ho scelto una carriera STEM, diciamo che i motivi sono molteplici, o comunque si sono sommati una serie di fattori. In particolare ricordo che anche quando ero bambina ero molto curiosa, mi ponevo un sacco di domande sul perché accadevano certe cose in quel modo particolare lì. Però devo dire che sono sempre stata una brava studentessa nelle materie scientifiche, non tanto nelle materie umanistiche. E in particolare mi piaceva tantissimo, per esempio, risolvere piccoli problemi di matematica come se fossero un po' parole crociate, ecco. Devo dire che è stata di fondamentale importanza il mio incontro con il professore delle scuole medie di matematica, che mi ha sempre spronata, mi ha sempre preso anche come esempio nelle sue lezioni e è stata una figura molto importante per me. Poi c'è stato successivamente, crescendo, mi sono fatta affascinare da quelle che sono le fotografie degli oggetti celesti, insomma delle galassie così, e mi piacevano tantissimo, tant'è che infatti poi ho scelto di studiare fisica. In particolare volevo fare astrofisica proprio perché mi spingeva questa voglia di scoprire cosa c'era dentro quelle fotografie. Per quanto riguarda le possibili sfide che ho dovuto affrontare in quanto donna nella scienza, io credo che in generale, nell'accademia almeno, le donne sono costrette un po' ad affrontare quelli che sono i problemi che normalmente si hanno nella società, comunque le sfide che quotidianamente le donne devono affrontare sia in campo lavorativo e non solo. Però in più c'è il fatto che, diciamo, in quanto donna molto spesso le tue idee o comunque il tuo parere conta leggermente meno rispetto a quello dei tuoi colleghi maschi, e in particolare questo succede se sei giovane. Personalmente sono stata fortunata, credo di essere stata fortunata perché sono capitata in un gruppo dove il numero di donne è abbastanza alto, comunque proporzionato al numero dei colleghi maschi, e in particolare questo è vero in tutto il campo astrofisico. Però non nego che siano capitate occasioni in cui, per esempio, nei meeting ero da sola o eravamo poche ragazze, poche donne e così. Per quanto riguarda invece, ecco, il fatto che dicevo prima sull'essere presa meno sul serio, questo fondamentalmente mi è capitato, ma per fortuna non da parte dei miei colleghi, ma magari da parte di persone che non avevano minimamente idea che fossi per esempio dottoressa di ricerca. Penso soprattutto per il fatto che sono giovane e quindi diciamo che questi pregiudizi un po' sono presenti anche nell'accademia, assolutamente. Il consiglio che mi sento di dare ai ragazzi e alle ragazze è che dovete
cercare di seguire il vostro intuito, il vostro cuore se volete, e quello dovete cercare, ecco, la materia che più di tutte vi fa battere il cuore, che può essere una roba scientifica ma può anche essere una roba umanistica, perché senza la passione e la motivazione non si va da nessuna parte. Questo è vero sia in ambito scientifico che in altri ambiti. In ambito scientifico è sicuramente molto è necessaria questa passione, comunque è necessaria questa perseveranza, perché non sarà facile e diciamo è una via molto tortuosa e soprattutto non vi dovete abbattere al primo fallimento perché ce ne saranno tantissimi. E io ancora oggi fallisco, non lo nego, però ancora vado avanti. Per le ragazze soprattutto mi sento di dire che dovete assolutamente credere in quello che pensate, portare avanti le vostre idee, perché molto spesso, soprattutto le ragazze in ambito scientifico, a maggior ragione, tendono a sottovalutarsi tantissimo.